Ok, quindi siamo a pagina 42 e vi leggo e aiuto a tradurre un pochino il testo. There were many times when I thought, I can't do this. Ci sono state tante volte quando ho pensato, non posso farlo, non ci riesco. I am 21st century woman, sono una donna del XXI secolo. I don't work 18-hour days. Io non lavoro, non faccio giorni lavorativi da 18 ore. But then I'd stop and say, hang on, in the 40s women didn't say they couldn't do it. Quindi poi mi fermavo e dicevo, aspetta un attimo, negli anni 40 le donne non dicevano che non ci riuscivano. They just got on with it. Semplicemente lo facevano e basta. These are the words of 50-year-old Lynn Heimers, who took part in an experiment called the 40s House. Quindi queste sono le parole della cinquantenne, 50-year-old Lynn Heimers, che ha partecipato, took part, all'esperimento chiamato la casa degli anni 40. The purpose of the experiment was to see, era di vedere, quindi il proposito era di vedere se, if, a modern day family could survive in the 40s, se una famiglia dei giorni moderni potesse sopravvivere negli anni 40. B. In March, Lynn, her husband Michael, her daughter and two grandsons arrived at a three-bedroomed semi-detached house in South London. Quindi in marzo Lynn, suo marito Michael, la sua figlia e i suoi due nipoti maschi, grandsons, arrivarono in questa, andiamo a house e torniamo indietro, questa casa abbinata con 3 stanze da letto nel sud di Londra. Unfortunately, when they opened the door, all 21st century labor-saving devices magically disappeared. Quindi sfortunatamente, notate l'avverbio con la LY, quando aprirono la porta, tutti, e andiamo a devices. Devices vuol dire tutti gli apparecchi, all devices. E poi abbiamo due aggettivi. Quindi tutti gli apparecchi labor saving che facevano risparmiare fatica del XXI secolo, quindi tutti gli apparecchi del XXI secolo che facevano risparmiare fatica, magicamente scomparirono. There was no central heating, quindi non c'era riscaldamento centralizzato, in the two-story house, nella casa a 2 piani. Not much soap or toilet paper, quindi non tanto sapone o carta igienica, and only a radio for entertainment, e solo una radio per l'intrattenimento, il divertimento. The family didn't have a fridge, but luckily, fortunatamente, they had an oven, un forno, and a larder, una dispensa. They also had a coal fire, quindi avevano anche un caminetto a carbone, to keep them warm, per tenersi caldo. C. But food and warmth were not as important as safety. Ma il cibo e il calore non erano importanti, letteralmente tanto importanti quanto la sicurezza. Their first task, il loro primo compito, was to quickly dig a hole, fu di velocemente scavare un buco in the garden, nel giardino, for a 2 meter by 1 meter air raid shelter. Quindi scavarono questo buco nel giardino per, cioè come air raid shelter, rifugio antiaereo, 2 metri per 1 metro. World War II, la seconda guerra mondiale, started in 1939 and, although the war wasn't real for the Heimers, anche se, sebbene la guerra non era reale per gli Heimers, they spent a lot of time in the old-fashioned shelter. Loro passarono molto tempo in questo rifugio fuori moda. Okay? They wanted the experiment to be as realistic as possible. Quindi volevano che l'esperimento fosse il più realistico possibile. D. The war wasn't real, but the difficulties of everyday life were.
Quindi la guerra non era reale, ma le difficoltà della vita di ogni giorno lo erano. In the 40s there was food rationing. Negli anni 40 c'era food rationing, razionamento del cibo. There wasn't much meat or milk, non c'era molta carne o latte, or many eggs o tante uova, and the food was really boring. E il cibo era davvero noioso. As a result, di conseguenza, the family were often hungry, especially the children, soprattutto i bambini. Before the experiment, prima dell'esperimento, the children often had snacks, spesso facevano merenda con degli snack, but now they ate dry sandwiches for lunch. Ma adesso mangiavano dei sandwich, dei panini secchi per pranzo, riempiti con, filled with, lettuce, lattuga from the garden, dall'orto. I domestic chores were a challenge too. Le faccende domestiche erano anch'esse, too, una sfida, challenge. In the 40s, these chores were like a full-time job. Negli anni 40 queste faccende domestiche erano come un lavoro a tempo pieno. While Michael went out to work, mentre Michael andava fuori a lavorare, Lynn and her daughter spent most of their time preparing meals, doing the dishes and hoovering the floor. Quindi Lynn e sua figlia passavano la maggior parte del loro tempo, la maggior parte del loro tempo, preparando i pasti, lavando i piatti, notare fare i piatti in inglese, do the dishes, e aspirando il pavimento. Things that Lynn did easily before, cose che Lynn faceva facilmente prima, now became terribly difficult. Ora diventarono terribilmente difficili. She missed her washing machine most of all. Le mancava la lavatrice più di ogni altra cosa. We had to boil the clothes, dovevamo far bollire i vestiti, and when the weather wasn't good, e quando il tempo non era buono, it was impossible to dry anything. Era impossibile asciugare alcunché, said Lynn. Disse Lynn. F. Today, Lynn is back in her modern, open-plan home. But surprisingly, she misses the 40s house. Quindi oggi Lynn è tornata nella sua casa moderna e con uno spazio aperto. But surprisingly, cioè voglio dire, open plan, su un unico piano. But surprisingly, ma sorprendentemente, a lei manca la casa degli anni 40. La famiglia grew closer, si è riavvicinata, come abbiamo visto a lezione. She feels, lei sente, because they helpfully share the hard work, perché loro, helpfully vuol dire dandosi reciproco aiuto, ok? È difficile rendere con un avverbio italiano questo helpfully. Avevano condiviso i lavori faticosi. In the evenings, la sera, they played board games, giocavano con dei giochi da tavolo, with the children, read books, leggevano libri, or just talked, o semplicemente parlavano. Life in the 40s wasn't easy, non era facile, but an easier and more comfortable life doesn't necessarily mean a better life. Ma una vita più facile e più comoda non significa, doesn't mean, necessariamente una vita migliore. I would happily go back there. Ritornerei lì felicemente, molto volentieri, noi diremmo. She says, I love that house. Io amavo quella casa and the shelter e anche il rifugio where we all laughed and cried together as a family, dove ridavamo, piangevamo tutti insieme come una famiglia.